3, 2, 1, benvenuti a Soul Trips! Oggi vi porto a Cordoba, per cui allacciate le cinture e partiamo subito per questa nuova avventura! Buongiorno, eccomi qua, sono a Cordoba, adesso faremo una bella colazione da moja e il churro, la classica colazione tradizionale, guardate qui, bellissimi questi churro e sapete come si mangiano? Inzuppati dritti nella cioccolata calda, guardate qui, che roba, colante. Una roba veramente spettacolare. Procediamo con la colazione e ce n'è tra pochissimo che andiamo verso la meschita. Ed eccomi all'interno della moschea cattedrale Meschita. Andiamo a scoprirla insieme, esploriamola, vi racconterò tutta la storia e mi raccomando, prenotate online il biglietto onde evitare lunghe file alle casse. Il costo di circa 13 euro. Cosa stiamo aspettando? Proseguiamo pure! 1000 anni fa, Cordoba era una delle città più importanti del mondo. Capitale del califfato di Cordoba, era il centro del potere e della cultura della Spagna islamica. A quell'epoca risale la costruzione della meschita più di 1200 anni fa. Era una delle principali moschee del mondo musulmano. Quando la città fu conquistata dai cristiani, nel XIII secolo, la moschea fu convertita in cattedrale e successivamente, nel XVI secolo, furono costruiti una navata e un transetto rinascimentali, proprio al centro dell'antica moschea. Ha la caratteristica di essere la terza più grande del mondo. Troverai incantevole l'accostamento dei diversi stili architettonici che si sposano l'uno con l'altro, la ricchezza dei dettagli e il gran numero di archi che ti daranno l'impressione di trovarti davvero in un luogo senza tempo. Visitare la meschita sarà senza dubbio un'esperienza surreale e mistica che ti consiglio di assaporare a fondo, in modo da poter comprendere completamente la storia complessa di questo meraviglioso luogo che occupa ben 23.400 metri quadrati. All'interno della sala si trova mihrab, ovvero la nicchia inserita nel muro della moschea che deve essere orientato verso la Kaaba della Mecca, anche se il mihrab della moschea di Cordoba non è orientato verso la Mecca, ma si pensa per un errore di progettazione verso Damasco. Il mihrab qui presente però è finemente decorato con l'iscrizione del Corano e vanta un grande arco ornato con motivi vegetali. Nel cuore della meravigliosa moschea si erge anche l'attuale cattedrale di Cordoba, realizzata nel 1523 con la Capilla Major e un coro barocco. Questo è il motivo per cui la meschita di Cordoba è chiamata ufficialmente Moschea Cattedrale e questo aspetto la rende unica nel suo genere dal punto di vista architettonico, artistico e anche religioso. Altra tappa da non perdere è il Patio de los Naranjos. È un giardino che si trova nella parte settentrionale della cattedrale ed era un tempo il luogo delle abluzioni per i fedeli della moschea, ma anche lo spazio in cui avvenivano lezioni e discussioni amministrative. Ma avete visto che spettacolo questa meschita? Solo questa cattedrale moschea vale il viaggio. Quindi partite a Cordoba, da Siviglia oppure da Malaga ci si mette un'ora di treno, niente di difficoltoso, ma noi continuiamo perché il nostro tour è appena iniziato. Volevo segnalarvi questo posticino niente male, Piazza Triunfo, si trova di fianco a Meschita, potreste approfittarne per prendere un caffettino qui da qualche caffetteria vicino, qualche negozietto per prendere il souvenir, ma soprattutto è tanto bella, graziosa perché ha quei palazzi,
laggiù in stile arabeggiante. Quindi passate di qui, ammirate un po', come potete vedere si stanno preparando per un concerto, quindi è una location niente male. Continuiamo avanti che andiamo verso il Ponte Romano. Wow, 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 una posizione niente male, quindi come vi dicevo mi raccomando attraversate il ponte fino a Torre di Calahorra che si trova proprio là, l'abbiamo vista prima, e il fiume Guadalquivir che è uno dei fiumi più importanti di Spagna, ma una cosa che vi segnalo è che questo ponte era l'unico ponte che collegava la città di Cordoba per ben 20 secoli, cioè 2 millenni. Eh sì, avete capito bene. E adesso in breve vi spiego la sua storia. La costruzione del ponte romano di Cordoba risale al I secolo d.C., durante la dominazione romana. A suo tempo era una sfida ingegneristica e una delle costruzioni più importanti dell'epoca che consentiva l'accesso alla città. Si pensa che la via Augusta, che connetteva Roma con Cadice, passasse proprio per il ponte romano di Cordoba, chiamato anche Ponte Vecchio. Della costruzione originaria restano poche vestigia ed è stata modificata in numerose occasioni dalle diverse civiltà che passavano per Cordoba. Nel 2014 il ponte romano di Cordoba fu scelto come scenario di alcune delle scene della serie di successo Il Trono di Spade. Vi rubo giusto 30 secondi per segnalarvi questa piattaforma davvero utile per organizzare meglio il vostro viaggio a Cordoba. Si chiama Civitatis e cliccando sul link qui sotto troverete svariate attività e tour con le guide ultra preparate in italiano. I vantaggi sono numerosi, prezzi competitivi, cancellazione gratuita e assistenza ai clienti 24 ore su 24. Provate a dare un'occhiata, non vi costa nulla. E adesso andiamo avanti con il video. No, I don't need a mansion in Montana. I don't want a penthouse in Perry. No gables and eaves. Allora carissimi, mi sono fermato da Puerta Real, che è un localino vicino al Palazzo Reale dei Cristiani. Ovviamente mi sono ordinato la salmorejo perché ieri sera che l'ho mangiata qui a Cordoba mi è piaciuto tantissimo. Guardate, anche queste olive le servono come aperitivo. Guardate come sono verdi, sembrano finte. Infatti sono molto buone. Salmorejo, eccolo qui, inquadriamolo, si vede, certo. E adesso in diretta faremo l'assaggino per confermare o meno se è buono come lo è stato ieri sera, no? Buonissimo, anche se è freddo, veramente molto molto buono. Quindi io continuo col mio pranzetto, poi mi riuno i calamari fritti e le vedrete. A dopo. Ovviamente il salmorejo fatto fuori in qualche minuto e qui è arrivata la bella porzione di calamari fritti. Adesso ne assaggiamo uno e vediamo com'è. Se sono croccanti, mamma mia, molto molto buoni. In conclusione vi consiglio Puerta Real, quindi se volete mangiare qualcosa qui di veloce, tra l'altro ho speso pochissimo, in tutto quello che ho preso più il caffè ho speso 17 euro, quindi un posto qualità prezzo ottima. E continuiamo avanti, se per caso vi serve indicazione del luogo ve lo scrivo qui sotto. Proprio vicino al ristorante dove ho mangiato poco fa si trovano le Caballerizas Real, non sono nient'altro che delle scuderie reali equestri che propongono dei spettacoli. Si possono prenotare online oppure in bassa stagione potreste presentarvi qui rispettando gli orari di apertura. E siamo giunti alla prossima attrazione da visitare qui a Cordova. Si tratta di Alcázar dei Re Cristiani, ha più di 600 anni di storia e adesso andiamolo a visitare insieme. Con più di 600 anni di storia, la Casa de los Reyes Cristianos è uno dei monumenti più visitati di Cordoba. Questo edificio è servito da caserma militare, residenza reale, prigione e centro amministrativo, tra molte altre funzioni. Il palazzo non è molto ampio e si visita in poco tempo. La statua di Re Alfonso accoglie i visitatori che proseguendo entrano nelle sale del palazzo, che custodiscono reperti archeologici di inestimabile valore. Oltre a statue e busti di epoca romana, soffermati ad ammirare il sarcofago risalente al III secolo e i numerosi mosaici romani risalenti all'impero di Augusto. Il cortile è ampio e lussureggiante. Siepi, fiori e alberi di agrumi rendono questi giardini a terrazza fra i più belli dell'Andalusia.
Le lunghe vasche di acqua ospitano pesci che faranno la gioia dei bambini. Fontane e spruzzi che giocando fra loro creano un'atmosfera rilassante e piacevole. Da notare le 3 grandi statue, Isabella e Ferdinando da un lato, con di fronte Cristoforo Colombo, che rievocano l'incontro del navigatore italiano con i sovrani spagnoli nel 1486 per chiedere il finanziamento della storica impresa marittima. Sappiate che Cordoba è sempre stata multietnica e multireligiosa come città e andiamo a scoprire una delle cose poche rimaste da parte ebraica, una sinagoga, anzi la sinagoga di Cordoba. A Cordoba avrai la possibilità di vedere una delle più importanti e antiche sinagoghe di Spagna. Ci sono infatti solo 3 sinagoghe costruite prima del 1492 in tutta la penisola iberica. Costruita nel 1315, le sue dimensioni sono ridotte rispetto alle altre famose sinagoghe presenti nel sud Europa. Lo stile architettonico è però ricco di dettagli in stile mudéjar e preziosi intarsi, rilievi stucchi di forma geometrica o che richiamano elementi naturali. L'ingresso è gratuito. Cari viaggiatori, un consiglio: perdetevi in mezzo ai vicoli e girovagate così a caso, anche perché le cose carine non si trovano per forza sulle mappe o descrizioni sui siti, quindi fatevi un bel giro, prendetevi un po' di tempo e vedrete che troverete delle bellezze uniche in mezzo a tutte queste vie. In questo momento sto passando dalla Giuderia, un quartiere davvero caratteristico. Una delle piazze più frequentate a Cordoba, la Plaza de las Tendidas. Guardate quanto è bella addobbata per Natale. Ebbene sì, i romani sono arrivati anche a Cordoba e questo tempio romano ne segna l'importanza. Purtroppo è stato scoppiato di recente negli anni 50, ma stanno cercando di riqualificarlo lentamente. L'unica cosa che potreste vedere ovviamente da fuori, perché c'è un cantiere di mezzo, ma passateci per vedere queste colonne imponenti. Sentite che confusione, che festa! Siamo in Piazza della Corredera, la piazza più importante di Cordoba. Guardate com'è immensa, bella. Peccato che non riesco nemmeno a farmi un aperitivo come sto facendo la gente, guardate lì. E niente, proseguo e vediamo le ultime cose qui a Cordoba. Se invece volete visitare qualche cattedrale, qualche chiesa qui a Cordoba, c'è la cattedrale di San Agostino, che purtroppo a quest'ora è già chiusa, è tardi, ma vi faccio vedere da fuori. Se vi interessa segnatevela, che è comunque in centro e ci si va benissimo a piedi. Ma sapete questa curiosità di Cordova? Sapete perché ha tutte viuzze strette, caratteristiche e tinte di bianco? Perché d'estate qui non si sopravvive, appunto, e quindi è stata costruita appositamente in questo modo la città, che le mura riparano la gente e le abitazioni siano sempre fresche. Cari viaggiatori, il mio tempo sta per finire. Sono giunto al termine della mia avventura qui a Cordova, però vi segnalo questa cosa, il Palazzo Viana, assolutamente da visitare. Io non riesco a visitarlo perché devo prendere il treno per Siviglia, ma in breve vi
In pieno quartiere di Santa Marina si trova uno degli edifici più interessanti della città califfale e uno dei suoi monumenti più visitati, il Palacio de Viana, con più di 6.500 metri quadrati, la maggior parte dei quali dedicati ai cortili, giardini e spazi aperti. Questa lussuosa residenza è un riflesso della storia di Cordoba e dello sfarzo della sua nobiltà. Intanto che mi avvio verso la stazione, vi racconto cosa ho mangiato ieri sera, quindi state sul pezzo e guardate che robe ho provato ieri sera qui a Cordova. Ebbene sì, facciamo la recensione del ristorante, al di fuori però, perché all'interno c'era troppa confusione. Tra l'altro mi trovo sopra il ponte romano, di sera è spettacolare, tutto illuminato, e quello che ho assaggiato al ristorante, ho assaggiato 2 piatti tipici, salmonejo, scusate per la pronuncia, tipica zuppettina di pomodoro con prosciuttino croccante, le uova, davvero sfizioso, mi è piaciuto tanto, aveva dei sapori strani ma tanto buoni, e la coda di toro. Particolare, rimangerei, ma se dovessi scegliere tra una e l'altra sicuramente la prima. E il posto si chiama Bodegas Mesquita Ribera, mi raccomando, perché ce ne sono altre 2 o 3 in giro, non sbagliate. Bene, avete visto che bella cenetta ho fatto? Vi ispira? Ve la consiglio a Cordova. Nel frattempo sono arrivato a Siviglia, che sarà la prossima destinazione. Mi raccomando, chiedo il massimo vostro supporto, come sempre è gratis, ma aiuta tantissimo a crescere questo progetto. Mettete il like, commentate se c'è qualcosa che vi interessa o no, chiedetemi pure nei commenti, e se non foste ancora iscritti iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima avventura, e cioè a Siviglia!